is so nice, my town, want to tell you, stranger, 'cause you're new on the scene. Bentornati in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. Oggi ci immergeremo nella vita e nella carriera di una delle attrici più affascinanti del cinema italiano, Marilù Tolo. Preparatevi, perché vi aspetta un viaggio tra film di genere, eleganza e un tocco di erotismo. Se hai perso una puntata di questo podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla Soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Marilù Tolo. Marilù Tolo, pseudonimo di Maria Lucia Tolo, nasce a Roma il 16 gennaio 1944. La sua carriera inizia prestissimo, a soli 15 anni, nel 1959, quando sfila come modella per Emilio Schubert. Immaginate questa giovane ragazza, alta, elegante e con quegli occhi chiari che avrebbero stregato chiunque. Sfila anche per Valentino, che più tardi confesserà di essere stato innamorato di lei. Non ricambiato, però, che dire, Marilù sapeva come lasciare il segno. Ma cosa c'ha tuo marito? Roba da pazzi. Sono tornata dalla farmacia e l'ho trovata a letto con la cameriera del piano. Chi? L'Evelina? Ma il maiale me la paga, eh. Appena arrivo a Bologna mi faccio tutti gli operai della fabbrica, tutti i soci del golf, tutto il palazzo, incluso il portiere. Vabbè, e dov'è la novità? Ciao, tortellini! Nel 1960, appena sedicenne, Marilù debutta in televisione come valletta di Mario Riva nella trasmissione Il Musichiere. Un inizio che la catapulta subito sotto i riflettori. Ma il grande schermo la chiama e, nello stesso anno, fa il suo esordio nel film Urlatori alla sbarra. Da qui in poi, la sua carriera prende il volo. Gli anni 60 sono per Marilù un periodo di intensa attività. Gira una trentina di film, spaziando tra vari generi, peplum, spaghetti western, film dell'orrore e di spionaggio, commedia all'italiana. Un esempio su tutti? La vediamo in Giulietta degli spiriti di Federico Fellini e Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica. E chi può dimenticare la sua partecipazione in Sogni e bisogni di Sergio Citti? Marilù non si ferma qui, lavora anche con Luchino Visconti e Jean-Luc Godard. Nel 1966, addirittura, Serge Gainsbourg le dedica la canzone Marilù. È proprio vero che la nostra Marilù ha lasciato il segno non solo in Italia, ma anche all'estero. Negli anni 70, Marilù continua a brillare, diventando un volto popolarissimo. La vediamo in commedie erotiche all'italiana, film polizieschi e poliziotteschi, storici, horror e thriller. Chi se la ricorda nei panni della Dea Venere nello sceneggiato Rai, Eneide del 1971. E poi c'è Orlando Furioso del 1975, diretto da Luca Ronconi, dove interpreta Alcina. Ma la carriera di Marilù ha anche un tocco internazionale. È infatti l'unica attrice italiana ad aver partecipato come guest star nella serie cult Charlie & Angels, nell'episodio Angeli in Defiance del 1979. Insomma, Marilù ha saputo incantare anche il pubblico oltreoceano. Dopo 15 anni di carriera intensa, nel 1975 Marilù conosce il produttore Robert Velin e si trasferisce con lui negli Stati Uniti. Qui inizia a lavorare in produzioni americane. Ma agli inizi degli anni '80 ritorna in Italia, seppur riducendo notevolmente la sua presenza sugli schermi. Appare in piccole parti nelle fiction Marco Polo e Gli ultimi giorni di Pompei. E non dimentichiamo il numero di novembre 1983 di Playboy, dove Marilù posa nuda all'età di quasi 40 anni. Sempre affascinante, sempre seducente. Gli ultimi film a cui partecipa sono Il Tassinaro con Alberto Sordi e Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, entrambi del 1983. Dopo una turbolenta relazione con il principe Alfonso di Borbone Dampierre, conclusasi nel 1984, Marilù sposa un magnate messicano e si ritira a vita privata. La sua carriera cinematografica si chiude, ma il suo fascino e la sua bellezza rimangono impressi nella memoria di tutti noi. Oggi Marilù vive tra Los Angeles e il Messico,
lontana dai riflettori ma sempre presente nei nostri cuori. E allora, cari soffittari, se vi è piaciuto questo viaggio nel mondo di Marilù Tolo, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta per non perdervi i prossimi episodi e fatemi sapere nei commenti quale attrice vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Alla prossima, sempre qui, nella Soffitta di Pippo.